Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Super Quark. Vi consiglio di vedere il servizio che andrà in onda tra poco se volete avere un momento di divertimento, ma anche di approfondimento. Infatti stanno avendo molto successo in certe reti televisive gli incontri di wrestling. Una volta si chiamava catch o lotta libera americana. Si vedono degli omoni muscolosissimi che si scontrano a 2 o anche a 4 sul ring, combinandone di tutti i colori. Si fanno roteare, si saltano addosso, si lanciano persino fuori dal ring. Bisogna dire che si tratta di veri atleti dotati di una eccellente tecnica, ma soprattutto dotati anche di un grande senso dello spettacolo. Ormai esistono dei veri e propri registi, persino degli sceneggiatori che preparano lo schema dell'incontro con il buono e il cattivo, l'ingenuo e il perfido. Un mondo veramente particolare che Lorenzo Pinna è andato a scoprire dietro le quinte. Vediamo. Pugni, calci, sgambetti, strangolamenti, testate nello stomaco, colossi di 2 metri sollevati come ballerine e scaraventati a terra o addirittura fuori del ring. Risse generali, sediate, colpi di ogni genere. Nel wrestling, la lotta professionale americana, può succedere di tutto, ma alla fine è raro che ci scappi il sangue o persino un livido. Allora tutto falso? Tutto deciso a tavolino? Il wrestling è solo una coreografia della violenza? Uno spettacolo dove la competizione e lo sport non c'entrano per niente? Anche se nel nostro paese ormai da tempo alcuni canali televisivi trasmettono gli incontri di wrestling, questo tipo di lotta lascia ancora perplesso il pubblico italiano. Fanno sul serio? O è tutta una pagliacciata? Non è facile entrare nei meccanismi psicologici che lo hanno reso un gigantesco affare negli Stati Uniti, dove riempie i palasport di folle urlanti e i canali pay-per-view di spettatori paganti. Per capirne i segreti abbiamo seguito per alcuni giorni la preparazione di un incontro di wrestling in una città degli Stati Uniti, Cincinnati. Si tratta di gare di un circuito minore, ma lontani dai grandi match spettacolari e dai divi della lotta americana, sarà più semplice rendersi conto di cosa avviene dietro le quinte. Prima osservazione. Anche se le botte date e prese negli incontri possono rivelarsi finte, la preparazione degli atleti è vera. Si tratta di giovani che si allenano ore e ore al giorno, come vediamo fare a Sean, uno dei protagonisti dell'incontro. Pesi, macchine, flessioni di ogni genere per rinforzare i muscoli e anche per dare al fisico quell'aspetto possente e atletico indispensabile per salire sul ring. Ma non è tutto. I lottatori devono imparare anche una serie di tecniche da sfruttare nella lotta. La più importante, saper cadere. Qui vediamo un ragazzino alle prime armi che ripete quasi all'infinito sotto lo sguardo dell'istruttore vari tipi di caduta. E dopo le cadute si impara a dare pugni, testate o calci senza far male all'avversario, sfiorandolo soltanto. Il passo successivo è più complesso. Bisogna eseguire una sequenza di più mosse collegate l'una all'altra. In pratica si impara il repertorio dei colpi che potranno essere combinati in modi sempre diversi negli incontri. In questa lezione vediamo come diverse coppie di lottatori ripetano tutti la stessa sequenza. Insomma, è fondamentale che gli atleti raggiungano un completo affiatamento, per dare l'impressione di picchiarsi di santa ragione senza in realtà torcersi un capello. Nelle ultime fasi della preparazione, persino l'arbitro sale sul ring per allenarsi con i lottatori e mettere a punto le varie sceneggiate che dovrà ripetere davanti al pubblico. Allora, se è tutto finto, dov'è il grande fascino del wrestling? Vedere 2 energumeni che fingono di picchiarsi può essere senz'altro spettacolare. Ma è solo questo che almeno negli Stati Uniti e in Giappone attrae folle di decine di migliaia di fan? In realtà ci sono ragioni più profonde. Il wrestling si potrebbe definire un dramma morale, la rappresentazione della lotta fra il bene e il male. Uno scontro dall'esito sempre incerto. Infatti i lottatori vengono identificati dal pubblico in 2 categorie, i buoni e i cattivi. Ecco, vediamo in questi ritratti alcuni buoni e alcuni cattivi. Non sempre è facile riconoscerli a prima vista perché entrambi possono indossare costumi bizzarri. Tuttavia un modo molto semplice è osservare se sono accompagnati dal manager.
quelli sono sicuramente cattivi. Ci sono anche stereotipi che seguono l'attualità. Oggi gli arabi nel mondo del wrestling sono cattivi. Una volta sul ring comincia lo scontro titanico. Il buono è leale, segue le regole del gioco, non colpisce alle spalle, non tenta di strangolare l'avversario, non dà colpi bassi, ascolta le direttive dell'arbitro. Il cattivo farebbe qualsiasi cosa pur di vincere, infrange le regole quando gli fa comodo, se l'arbitro è distratto, ad esempio. Quando invece è in difficoltà, diventa un garantista e chiede ad alta voce la stretta applicazione delle regole. In breve, è un furbo che approfitta di ogni situazione per sconfiggere il buono. L'arbitro, che rappresenta in questo dramma l'autorità, è disattento, poco energico, se la prende con il buono per una sciocchezza e non vede le gravissime infrazioni del cattivo. Il buono tiene duro, soffre, incassa colpi e ingiustizie, però tenta di rimanere corretto. Ma alla fine il troppo è troppo e allora il buono paga il cattivo con la stessa moneta, infrangendo le regole. È l'anarchia, dove tutto è permesso. Naturalmente non è detto che il buono prevalga, ma la resa dei conti è solo rinviata all'incontro successivo. Alla fine la giustizia, cioè il buono, prevarrà. Si tratta però di una strana giustizia, raggiunta rompendo le regole e precipitando nell'anarchia. Sul copione di base, sul dramma centrale del buono contro il cattivo, si intrecciano infinite variazioni. Anzi, per ideare storie sempre nuove e interessanti, gli impresari assumono sceneggiatori veri e propri come quello che abbiamo incontrato nel gruppo di Cincinnati. Sono gli sceneggiatori insieme ai registi degli spettacoli che decidono in linea di massima chi deve vincere e perdere per sviluppare le avventure senza fine dei buoni contro i cattivi. Fra l'altro, in queste singolari soap opera, dove ogni puntata è un incontro, i buoni possono diventare cattivi, mentre i cattivi possono redimersi e trasformarsi in buoni. Possono sembrare sciocchezze, ma in quest'ambiente sono cose molto serie. Qui, ad esempio, il regista, anche lui un lottatore, sta strigliando l'intera compagnia perché alcuni buoni e alcuni cattivi si sono fatti vedere insieme dopo lo spettacolo a mangiare una pizza, rovinando così una sceneggiatura attentamente costruita. Non bisogna però credere che tutto sia deciso e preordinato nei minimi dettagli. In realtà il grande lottatore del wrestling è un teatrante consumato che sente il proprio pubblico e ne sa interpretare impulsi e desideri segreti. Sono le grida, i silenzi o gli applausi che forniscono le indicazioni delle mosse e dei comportamenti per creare suspense, indignazione o entusiasmo, per coinvolgere sempre più a fondo il pubblico nello spettacolo, nelle storie impossibili che a forza di botte vengono raccontate negli incontri di wrestling. Beh, se ora volete salire anche voi sul ring, sapete come regolarvi.